Buongiorno a tutti, sono Lucas e benvenuti su Wow Podcast Italian. Oggi sono qui con la mia amica Mia e abbiamo una storia molto interessante da raccontarvi. Mia, sei pronta? Buongiorno a tutti, sono Mia e sì, sono prontissima. Lucas, la settimana scorsa hai fatto qualcosa di molto importante, vero? Hai aperto un conto in banca per la prima volta. Esatto, ed è stata un'esperienza nuova per me. Prima di iniziare, voglio chiedere a voi, ascoltatori, avete già un conto in banca? Scrivete nei commenti, vogliamo sapere la vostra storia. Sì, raccontateci. E se state imparando l'italiano, questa è una conversazione perfetta per voi. Parliamo di cose pratiche della vita quotidiana. Lucas, inizia dal principio. Perché hai deciso di aprire un conto in banca? Allora, la storia è semplice. Ho iniziato un nuovo lavoro il mese scorso e la mia azienda mi ha detto che aveva bisogno del mio numero di conto bancario per pagarmi lo stipendio. Senza un conto non potevo ricevere i soldi. Ah, capisco. È molto comune. Quasi tutte le aziende in Italia pagano lo stipendio direttamente sul conto bancario. È molto più pratico che usare i contanti. E così se sei andato in banca? Sì, esattamente. Ma prima di andare ho fatto una piccola ricerca. Ho cercato su internet quali banche ci sono nella mia città e ho confrontato i prezzi e i servizi. Sapete, non tutte le banche sono uguali. Questo è un consiglio molto utile. È importante confrontare le opzioni prima di scegliere. Cosa hai guardato esattamente? Cosa era importante per te? Ho guardato principalmente 3 cose. Prima di tutto il costo mensile del conto corrente. Alcune banche fanno pagare una tariffa mensile, altre no. Poi ho guardato se era possibile fare tutto online con un'applicazione sul telefono. E infine ho controllato quante filiali e quanti sportelli bancomat ci sono nella città. Perfetto. Queste sono le domande giuste da fare. E alla fine, quale banca hai scelto? Ho scelto una banca grande e conosciuta perché mi sentivo più sicuro. Avevo paura di fare errori, quindi volevo poter parlare con una persona reale in filiale se avevo problemi. Capisco perfettamente. Quando si fa qualcosa per la prima volta, è normale voler avere supporto umano. E così sei entrato in banca. Com'è andata? Descrivi la scena. Bene, sono entrato in banca di mattina, verso le 9:30. La banca era abbastanza grande e pulita. C'era una piccola fila all'ingresso, dove bisognava prendere un numero e aspettare il proprio turno. Ah, il classico sistema del numeretto. Lo conoscete, vero ascoltatori? In molti posti in Italia, negli uffici pubblici e nelle banche, bisogna prendere un numeretto e aspettare che il display mostri il tuo numero. Esatto, Mia! Ho preso il mio numero e mi sono seduto ad aspettare. Ho aspettato circa 15 minuti. Nel frattempo ho guardato i cartelloni informativi sulle pareti. C'erano molte informazioni sui diversi tipi di conti. Interessante! Già mentre aspettavi hai imparato cose nuove. E quando è arrivato il tuo turno, cosa è successo? Quando il display ha mostrato il mio numero, mi sono avvicinato allo sportello. Mi ha accolto una signora molto gentile, si chiamava Giulia. Le ho spiegato che volevo aprire un conto corrente. E lei cosa ci ha detto? Era disponibile ad aiutarti? Sì, assolutamente. Mi ha detto di sedermi e ha iniziato a spiegarmi le diverse opzioni di conto. Ha detto: apriamo subito il conto, ma prima ho bisogno di alcuni documenti. Ha chiesto il documento d'identità, il codice fiscale e una prova di residenza come una bolletta. Ah, il codice fiscale. Questo è molto importante in Italia. Per chi non lo sa, il codice fiscale è un numero personale che identifica ogni persona in Italia. Si usa per quasi tutto.
Per lavorare, per aprire un conto, per andare dal medico. Esattamente. Per fortuna avevo già il mio codice fiscale. L'avevo fatto quando ho affittato il mio appartamento, quindi avevo tutti i documenti necessari nel mio portafoglio. Che bravo, sei stato organizzato. E quindi la pratica è andata avanti senza problemi. Quasi senza problemi. La signora Giulia ha preso i miei documenti e ha iniziato a inserire tutti i miei dati nel computer. Mi ha spiegato i dettagli del conto, le commissioni mensili, i limiti dei prelievi, i servizi inclusi. Era facile capire tutto? Quando parliamo di banca ci sono molte parole tecniche. Come vi sentite voi ascoltatori con il vocabolario bancario in italiano? Scrivetelo nei commenti. Per me era un po' difficile all'inizio. La signora parlava abbastanza velocemente e usava parole che non conoscevo bene. Ho dovuto chiedere più volte di ripetere o di spiegare meglio. E lei era paziente? Fortunatamente sì. Era molto paziente e gentile. Ogni volta che non capivo qualcosa, lei spiegava di nuovo con parole più semplici. Mi ha anche mostrato tutto sullo schermo del computer in modo che potessi vedere mentre spiegava. Questo è ottimo. E voi ascoltatori, se non capite qualcosa in italiano, ricordatevi che potete sempre chiedere: può ripetere per favore? O può parlare più lentamente? Non abbiate paura di chiedere. Esattamente, Mia! Non abbiate vergogna di chiedere. Le persone normalmente sono felici di aiutare. Dopo la spiegazione dei dettagli del conto, ho dovuto firmare molti documenti. Quanti documenti? Tantissimi. Ho firmato almeno 10 fogli diversi. La signora mi spiegava ogni foglio prima di farmelo firmare. C'era il contratto principale del conto, il consenso per il trattamento dei dati personali, le condizioni del bancomat, le condizioni dell'internet banking. Sì, in Italia quando si apre un conto bancario ci sono molti documenti da firmare. È normale, è tutto per proteggere voi come clienti. Lucas, a questo punto hai ricevuto subito la tua carta? No, e questa è stata la parte che mi ha un po' sorpreso. La signora mi ha spiegato che la carta di debito, il cosiddetto bancomat, viene spedita a casa per posta. Ci vogliono circa 5 giorni lavorativi. Ah sì, questo è normale. Per motivi di sicurezza la carta viene inviata separatamente dal PIN segreto. Prima arriva la carta, poi arriva il PIN in una busta separata. Esattamente. La signora me lo ha spiegato molto bene. Mi ha detto che avrei ricevuto prima la carta e poi, dopo 1 o 2 giorni, una seconda lettera con il PIN. Dovevo conservare entrambe le cose in posti separati. Ottimo consiglio di sicurezza. E nel frattempo potevi già usare il conto? Sì, mi ha dato subito le credenziali per accedere all'internet banking. Ho potuto accedere al mio conto online già quella sera. Potevo vedere il saldo, fare bonifici, controllare i movimenti. Bene, l'internet banking è molto comodo. Oggi quasi tutto si fa online. Lucas, quanto tempo hai passato in banca in totale? In totale, circa 1 ora e 20 minuti. 15 minuti di attesa e più di 1 ora per la pratica vera e propria. No, non è poco, ma capisco che ci voglia tempo per tutto. È normale per la prima volta. Quando si apre un conto per la prima volta c'è molto da spiegare e molti documenti da compilare. Per le operazioni successive, invece, si fa tutto online in pochi minuti. Sì, è vero. Mia, tu hai consigli per chi deve aprire un conto in banca in Italia? Cosa dovrebbero sapere i nostri ascoltatori? Certo, il primo consiglio è quello che hai già detto tu. Confronta le banche prima di scegliere. Usa internet per vedere le offerte e le recensioni. Il secondo consiglio è di portare sempre tutti i documenti necessari.
documento di identità valido, codice fiscale e una prova di residenza recente, come una bolletta o il contratto d'affitto. Questi sono consigli pratici e utili. Ne hai altri? Sì. Il terzo consiglio è di andare in banca nelle ore meno affollate. Di solito il martedì o il mercoledì mattina è più tranquillo. Evitate il lunedì mattina e il venerdì pomeriggio, che sono i momenti più affollati. E il quarto consiglio? Non abbiate fretta. Prendete il tempo necessario per leggere e capire quello che firmate. Ottimi consigli, Mia. Io aggiungerei anche: se non capite qualcosa, chiedete spiegazioni. Non firmate mai qualcosa che non avete capito bene. Assolutamente. E se parlate italiano come seconda lingua, potete anche chiedere se è possibile avere i documenti in una lingua che capite meglio, o portare con voi un amico italiano che può aiutarvi a capire. Buona idea. La comunicazione chiara è fondamentale quando si tratta di soldi e di contratti. Mia, c'è qualcosa di interessante che vorresti aggiungere sulla cultura bancaria in Italia? Sì, una cosa interessante. In Italia la banca è ancora vista come un posto formale. Si veste in modo ordinato quando si va in banca, specialmente la prima volta. Non è come andare al supermercato. Questo aiuta a fare una buona impressione. Ah, questo è un dettaglio culturale interessante. Io non ci avevo pensato, ma in effetti quando sono andato in banca ho visto che tutti erano vestiti in modo abbastanza formale. Sì, e un'altra cosa, in Italia si usa ancora molto il contante, ma per i giovani le carte di debito e i pagamenti con il telefono sono sempre più comuni e pratici. La tecnologia sta cambiando il modo in cui usiamo le banche. Ma è sempre bello sapere che possiamo anche andare in filiale a parlare con una persona reale quando ne abbiamo bisogno. Sono completamente d'accordo. E ora, cari ascoltatori, è il momento di mettere alla prova il vostro italiano. Proviamo insieme alcune frasi utili che potreste usare in banca. Ottima idea, Lucas. Iniziamo. Se volete aprire un conto, potete dire: vorrei aprire un conto corrente, per favore. Se volete sapere quali documenti servono, potete chiedere: quali documenti sono necessari per aprire un conto? Se non capite qualcosa, potete dire: mi scusi, può ripetere più lentamente? Se volete conoscere le spese del conto, potete chiedere: quali sono le commissioni mensili? E se volete sapere quando arriva la carta, potete dire: quando riceverò la mia carta di debito? Perfetto. Queste frasi sono molto utili. Praticatele, ascoltatori. Ripetetele ad alta voce a casa vostra. Più le ripetete, più diventano naturali. Esattamente! L'italiano si impara parlando e praticando ogni giorno. E voi di Wow Podcast Italian siete nel posto giusto per farlo. Ogni episodio vi aiuta a imparare parole e frasi nuove in modo naturale. E ora vogliamo sentire da voi. Avete mai aperto un conto in banca in un paese straniero? Come è andata? Scriveteci nei commenti. Sì, siamo curiosi di sentire le vostre esperienze. Ogni persona ha una storia diversa. E se avete domande sulla lingua italiana o sulla vita in Italia, scrivetele nei commenti. Cercheremo di rispondere a tutti. Ricordate anche di mettere mi piace a questo video se lo avete trovato utile. E se non siete ancora iscritti al canale, iscrivetevi adesso e attivate la campanella per non perdere nessun episodio. Wow Podcast Italian pubblica nuovi episodi ogni settimana. Ogni episodio è una nuova avventura in italiano. Potete imparare mentre siete in macchina, in treno o anche mentre fate la spesa. Esatto, l'italiano può essere ovunque con voi e più ascoltate, più migliorate. È la cosa più bella dell'imparare le lingue con i podcast. Lucas, sei stato un ottimo narratore oggi. La tua esperienza in banca è stata davvero istruttiva per tutti noi. Grazie, Mia, e grazie a te per tutti i consigli e le spiegazioni aggiuntive. Senza di te, questo episodio non sarebbe stato così completo. Siamo una bella squadra.
E voi, cari ascoltatori, siete la parte più importante di questa squadra. Senza di voi, Wow Podcast Italian non esisterebbe. Assolutamente vero. Grazie a tutti voi per essere qui con noi. Ora voglio fare una piccola domanda finale. Qual è la parola italiana nuova che avete imparato oggi? Scrivetela nei commenti. Sì, magari avete imparato conto corrente, codice fiscale, bancomat o bonifico. Scrivete la vostra parola preferita di oggi. Vogliamo sapere cosa avete imparato. E con questo arriviamo alla fine di questo episodio. È stato un piacere parlare con tutti voi oggi di un argomento così pratico e utile. Sì, è stato davvero bello. E ricordate, ogni piccolo passo che fate nell'imparare l'italiano è un grande traguardo. Siate fieri di voi stessi per ogni parola nuova che imparate. Bellissima riflessione, Mia. Bene, cari ascoltatori, è ora di salutarsi. A nome di tutto il team di Wow Podcast Italian, vi diciamo arrivederci e a presto. Arrivederci a tutti. Continuate a praticare il vostro italiano ogni giorno e ci vediamo al prossimo episodio di Wow Podcast Italian. Ciao! Ciao a tutti, alla prossima!